arrivato Usain Bolt a Pechino 2008, vince, stravince, record e si mette a ballare a pochi metri da dove stavamo noi della zona mista. Io ho detto: "Vabbè, ma questa è una cosa è un altro film, bellissimo". Per la prima volta siede davanti a noi una giornalista. E per la prima volta le tocca rispondere alle domande e non farle. Signori e signori, Elisabetta Caporale. Buongiorno a tutti, sì, è stranissimo, siate buoni Ci perché proviamo. perché non dovete essere cattivi con me. Come ti fa sentire per la prima volta intervistata da degli atleti? Ripeto, è strano stare da quest'altra parte, però vi conosco, quindi insomma, secondo me la chiacchierata sarà carina, spero. Elisabetta, che studentessa eri a scuola e che percorso ti ha portato a diventare una giornalista? Ma io ero una studentessa brava. In realtà quando ho fatto delle scelte, per esempio di decidere di fare il liceo linguistico perché volevo così avere contatto con altri mondi e quando io ero piccola, insomma, se non parlavi non è che c'erano tutti questi mezzi di comunicazione, bisognava pensare alla comunicazione quella a tu per tu. Ecco, quando io ho fatto queste scelte ancora non sapevo che cosa sarei diventata. Poi vabbè, in famiglia avevo dei buoni esempi, mio padre è un giornalista musicale, un critico musicale, direttore di giornali, il marito di mia madre successivamente un giornalista sportivo, per cui comunque è venuto facile, ma non è stata la mia prima scelta, perché io mi sono occupata per tanti anni di un altro tipo di comunicazione, quindi relazioni pubbliche, cose diverse, dall'altra parte ancora. Quindi E che tipo di esperienze e di studi poi ti hanno portato a diventare la voce della zona mista? Avevi, non lo so, una passione per lo sport già da bambina o... ma io forse avevo più una passione per la musica, con quello che v'ho raccontato, musica e sport da una parte all'altra, sempre in famiglia. Detto questo, non ho fatto un percorso particolare, ho cominciato a scrivere sulla spinta di mio padre, m'ha detto: "Scusa, scrivi comunicati stampa, scrivi degli articoli", e ho scritto di qualsiasi argomento su vari giornali per diventare giornalista pubblicista. E poi è stato un man mano, cioè non ho fatto dei corsi di comunicazione, anche in lingua. Quando sono arrivata in Rai, dal '92 c'è stata la possibilità di fare dei corsi giornalistici alla scuola di Perugia, però è stato un crescendo. Non ho scelto di fare l'università perché non esisteva all'epoca una facoltà che mi avrebbe aiutato nella comunicazione e quindi ho sperimentato. Ma ai tempi della scuola c'era qualcosa che faceva presagire un tuo... Futuro nel Non giornalismo? lo so, magari la chiacchierona, quella che faceva Mhmm, la cronaca allora, delle, in real delle ricreazioni, No, il sai, tipo... giornalino allora, da scolastico. piccola ero abbastanza timida, poi man mano crescendo, ecco, al liceo son diventata un po' più intraprendente e ti dico, con la mia compagna di banco ci mettevamo al primo banco, ma non per eravamo brave a scuola, ma riuscivamo a fare macello pure da lì. Quindi no, per capirsi, quindi polemica con le professoresse e i professori, però comunque brava a scuola, quindi più di tanto non mi potevano dire. Ma senza scadere un po' negli stereotipi, negli anni in cui comunque tu arrivi al giornalismo sportivo, c'erano poche donne, a raccontare le gesta sportive degli atleti. Come ti sei fatta strada in un mondo in cui eri una delle poche? Beh, l'inizio sai, non è vero, un ambiente era quasi esclusivamente maschile. Abbiamo dovuto noi donne lavorare forse il doppio per farci prendere sul serio. Adesso non ti sto dicendo che c'era un trattamento particolarmente negativo nei nostri confronti, però non c'era l'abitudine a vedere donne, soprattutto che si occupassero di sport e l'ambiente, ripeto, era quasi esclusivamente maschile. È stato faticoso non perdere la nostra femminilità, la mia femminilità, ma a volte abbiamo cercato di lavorare il doppio per, renderci credibili. Eh. E come hai fatto a non farti omologare però al sistema prevalentemente maschile? Cioè a mantenere questa femminilità, questo comunque... Non lo so, forse dipende dalla personalità di ognuno. Evidentemente i miei tratti distintivi sono talmente forti da rimanere.
Ecco, poi delle volte sì, devi fare delle cose da uomini, delle cose faticose che, una volta non erano, no, magari associate ai lavori da donne, ma insomma adesso è tutta un'altra epoca. Però ripeto, abbiamo dovuto faticare un po' di più. Mi immagino anche, non lo so, qualche trasferta con un po' meno delicatezze o non lo so, mi viene da pensare, In o era realtà tutto siamo tutti abbastanza uguali, poi okay. magari ci aiuta chi è gentile, ma chi è gentile di suo, se no facciamo tutto da sole. Certo. Io ricordo che all'ultima competizione internazionale, mi raccontasti che sei stata anche una delle prime a portare la traduzione in simultanea live. Sì, Ehm in consecutiva, in realtà esatto. subito dopo. Sì, lo faccio non da interprete, per cui l'errore ci sta. È nata così, in realtà non mi era stato chiesto, però mi era stato chiesto di intervistare gli atleti stranieri Eh, e per cui, alla fine è venuto naturale provare a sintetizzare quello che dicevano. Parlo più di una lingua, quindi quante in lingue qualche parli? inglese, francese e spagnolo l'ho studiati bene. Prima di Rio 2016 delle Olimpiadi ho anche studiato un po' di portoghese e brasiliano che comunque un po' capisco, Mh-mh. ma così insomma non riuscirei a Così intavolare giusto per proprio dire, no, una cioè discussio no, mi Siamo già a dispiace 5 lingue, eh? no vabbè dai. No, mi dispiace non aver studiato per niente il tedesco, ma perché non mi piaceva il suono, è stata una stupidaggine quando appunto ho scelto di studiare le lingue. Mi sarebbe servito, forse di più. Però il francese m'è servito tanto, perché molti atleti francesi, soprattutto in passato, non parlavano inglese o non volevano esprimersi in inglese, per cui l'ho usato. E come gestivi però, soprattutto ai primi tempi, questa novità anche nel comprendere e poi tradurre per il pubblico e come veniva percepito da casa? Cioè, aumentavano gli ascolti, era una cosa che Quello veniva non te lo so apprezzata? dire, io son stata anche molto insultata: "Ah, ha sbagliato a tradurre." Ci sta, Vabbè, cioè sto in diretta, sì, sì, sto in diretta e non sono interprete e non pretendo di certo. esserlo. no, ma E poi poi cerco di sintetizzare perché i tempi della diretta sono brevi, io devo ridare la linea soprattutto nell'atletica leggera. I tempi sono strettissimi, perché non è che una gara finisce e inizia l'altra come per esempio nel nuoto, che sono comunque stretti, ma, c'è un po' più di margine. Lì succedono tante cose l'una dentro l'altra, arrivano i 100 metri e poi magari c'è Tamberi che salta nel frattempo, quindi ti devi pure sbrigare. ma la zona mista è un ecosistema particolare, per Sì. questo ti ho chiesto come facevi a gestirla, perché Devi e immaginiamo la Ma più difficoltà. che altro la paura dell'errore, cioè io già quando mi è capitato comunque di essere in diretta, sei lì che pesi le parole, che ragioni, che c'hai quella cer strizzetta, Ma c'è parlo in un'altra sempre e lingua. secondo me ci deve sempre essere, ma non solo nella traduzione, tu devi avere sempre un po' di tensione prima che inizi una diretta, perché devi stare attento, sono tante cose, una volta detta è detta, hai sbagliato? Hai sbagliato e non ci puoi tornare sopra, oppure sì, ci torni sopra nell'immediato momento, ma poi magari viene trasmessa solo quella parte dove tu hai sbagliato e niente. Quindi emotivamente, è complesso, devi avere una concentrazione altissima e non lo so, insomma, spero, me lo dite voi o chi guarda, che sia qualcosa di gradevole e di interessante. Io provo a farla al mio meglio. Io ho un ricordo di te nel 2007 che intervistasti, Michael Phelps dopo un record del mondo. Lui in quel mondiale vinse 7 medaglie d'oro, quindi Facile. e però immagino non deve essere stato semplice fermare Michael Phelps. No, perché soprattutto gli americani sono molto protettivi. Gli Eh, americani, parlo anche di chi gestisce i rapporti con la stampa, sono molto protettivi, soprattutto sui loro atleti di vertice. Infatti lì c'è tutto un lavoro. Io cercavo di mettermi d'accordo con l'ufficio stampa, lui mi riconosce perché l'ho intervistato anche in separata sede, ho intervistato sua madre, insomma questo ti parlo di quando tutto stava cominciando, quindi il primi 2000. Phelps più piccolo. Quindi se ci si vede ci si saluta, però loro erano atleti di vertice, soprattutto negli Stati Uniti, sono gestiti dal loro ufficio stampa, quindi tu li contattavi, insomma io cercavo, loro sapevano, io ero sempre lì, quindi anche loro mi riconoscevano, lo sapevano e comunque si cercava di trovare il modo di fare queste C'è un interviste. lavoro dietro le quinte anche che noi non vediamo e Esatto. Pazzesca questa cosa, ma adesso mi è nata la curiosità e magari nuoto, atletica, insomma gli sport che hai seguito maggiormente, ci sono delle nazionali che
non lo so, da direttive non parlate con gli italiani No, oppure ma no. è una cosa comunque No. abbastanza liscia, nel senso si cerca sempre di... No, io non ho avuto quasi mai difficoltà. Loro, allora, voi lo sapete, gli atleti non sono obbligati a fermarsi nelle varie zone miste dei vari paesi, sono obbligati a passare. Quindi io raramente ho avuto difficoltà, di solito si fermano, cioè uno come Usain Bolt si fermava sempre. Anche lì c'era stato tutto un lavoro, io l'avevo intervistato in tanti altri momenti, sono andata a Kingston, invitata dalla federazione internazionale, ho potuto fare uno speciale su di lui che è stata una cosa bella, Incredibile. divertente, interessante, ci hanno fatto visitare anche ci hanno fatto riprendere Bolt in discoteca, Bolt che si allenava, i genitori di Bolt, quindi Ma pensa te. tutto è stato proprio anche uno spaccato di una situazione sociale, di genitori, di lui da dove veniva, da questo paesino, Trelawney, non a Kingston, la grande città, insomma, povertà, poi però insomma benessere acquisito anche dal fatto che il figlio era diventato una star, eccetera, eccetera. Ehm, ci ci sono quando per tanto tempo ti occupi di alcuni sport, soprattutto se, vuoi avere a che fare anche con gli atleti di altre nazioni, devi un po' lavorare, cercare di conoscere di questi molto importanti il management, spiegargli chi sei, che cosa fai, c'è un lavoro di relazioni pubbliche. Infiltrazione nel Sì, loro... sì. Non ci avevo mai pensato a questa cosa, perché bello. effettivamente noi la vediamo e chiaramente ti fermi perché dici è dei no, cioè nel senso è dei È nostri, dei ci nostri, fermiamo. non è nemico. No, esatto. Però passi, vedi i volti di tutte le TV internazionali, effettivamente vai a pensare che per intercettare l'atleta devi comunque Non conoscerlo, sempre, farti... ti sto parlando, io Vabbè, abbiamo no, parlato di certo, Michael vabbè, Phelps stiamo parlando e comunque di di Usain persone, di Bolt. atleti difficilissimi da avere, se no, cioè che Eh, uno deve... poi loro quando ti vedono, hanno a che fare con te anche in situazioni che non siano la flash mix zone, Separate. comunque ti riconoscono, quindi certo, magari una battuta te la la concedono, fanno. Si crea un rapporto un pochino E più di tutte vicino. queste esperienze tra Phelps, Bolt, tutti anche i campioni nazionali, internazionali di tutti gli sport, dovessi dire uno di questi speciali, cioè di queste Il più bello. esperienze, quello che ti è Più rimasto di più? quello che secondo me a tutti noi è rimasto di più è Usain Bolt. L'ho appena citato, mi dispiace essere ripetitiva. Cioè noi non eravamo abituati a un atleta dell'atletica leggera che si mettesse a ballare. I velocisti soprattutto erano molto presi da sé stessi, insomma molto composti, che ne so, i Carl Lewis, quelli che son venuti dopo, anche uno come Michael Johnson, molto, molto pacato. Adesso è diventato un'altra persona da quando fa il commentatore per la BBC, ma prima era insomma un po' avaro di parole e di cose. È arrivato Usain Bolt a Pechino 2008, vince, stravince, record e si mette a ballare a pochi metri da dove stavamo noi della zona mista. Io ho detto: "Vabbè, ma questa è una cosa, è un altro film, bellissimo però, Certo. emozionantissimo." Io sono una che si nutre di emozioni, per cui comunque una cosa del genere, e poi comunque sempre un generoso, cioè più di una volta ha cantato in zona mista, perché io gli facevo: "Vabbè dai, manda un messaggio che ne so, ai tuoi fan italiani." Ogni tanto gli cantava, inventava delle canzoni così. No, era divertente, cioè non ti sto a dire che era uno scienziato, uno che ne so, che mi ha rilasciato delle dichiarazioni che Ti resteranno nella storia, però era uno molto era generoso, è un empatico Mh-mh. e E quindi invece tu dovessi dire una battuta assurda che ti ricordi, una risposta che hai detto: "Ma cosa sto ascoltando?" ma non lo so. Non ti è rimasto nulla di fuori di Non testa? lo so, sai cos'è? Che poi è difficile ricordarsi Eh beh. tutto, perché succedono tante cose anche spesso nello stesso giorno in poche ore, per cui no, adesso in questo momento non mi viene in mente nulla. Io comunque lo speciale su Bolt lo devo andare a recuperare perché ho letto il libro, ma non ho visto questo Io speciale, penso di quindi averlo visto, ho dei ricordi di Si questa cosa, chiama soprattutto di lui in discoteca. La fabbrica della velocità si Eh, chiama. ne perfetto. Quindi ascoltatori, anche voi se non l'avete visto andate perché secondo me sarà... Andò a Oh, Speciale TG1, a Rai Sport, insomma, quindi abbiamo parlato di grandi interviste, di grandi speciali.
c'è un atleta che non hai mai intervistato e ti sarebbe piaciuto intervistare, o una domanda che riguardandoti ti ha fatto pensare, cavolo, volevo fargli questa domanda ma non gliel'ho fatta? Domande difficili mi fate, ma non... Un atleta, magari anche un atleta del passato, O di un dai. altro sport. Sì, avessi Sì. potuto intervistare qualcuno, chi avresti voluto avere? Non mi viene in mente nessuno. C'ho il blocco? Ne hai intervistati C'ho tutti. No, non è vero. No, ci sono, ma poi adesso poi, appunto qualcuno del passato di sicuro. Ma forse avrei voluto intervistare di più Pietro Mennea Mm. che ho intervistato da insomma, quando aveva già smesso, ho avuto la possibilità di conoscerlo, proprio per quel suo carattere particolare, molto concentrato sul suo lavoro, sui risultati, sull'allenamento, quasi ossessivo. Ehm, Però ho pensato che mi sarebbe piaciuto, anche se so che era molto riservato, quindi magari non si lasciava troppo andare, mi sarebbe piaciuto intervistarlo quando gareggiava. Mh. Noi abbiamo avuto qui Fausto De Salù, Ah, il Fausto, secondo certo. dopo Pietro. Infatti abbiamo parlato anche un po' di Mennea, di questa aspirazione a questo 1972 che Eh, rimane ancora oggi il riferimento italiano. sì, Sì. sì, assolutamente. Ma, ci hai raccontato che, ti nutri di emozioni, che vivi di emozioni. Adesso, entriamo un po' nel vivo della chiacchierata perché, è innegabile come sembra ultimamente che l'empatia sia un must quasi, obbligatorio. Come si, concilia la sensibilità umana con il compito e il dovere di ottenere una dichiarazione? Io non so se c'è una tecnica, e non so neanche se quello che faccio io ha poi il risultato che io vorrei. Devi stare devi ascoltare, devi intuire, nello stesso tempo non ti devi dimenticare che stai facendo un lavoro e che magari una domanda la devi comunque fare. È chiaro che più di una volta se, davanti a me c'è stato un atleta che ha avuto momenti di commozione, io lì mi fermo anche, non insisto, aspetto un attimo e poi magari vado avanti, se la persona se la sente. È una mia scelta, nessuno me lo chiede, nessuno ci dà neanche delle indicazioni rispetto a questo. Ma infatti queste pause hanno portato anche delle critiche, questi momenti di silenzio in cui lasciavi esprimere l'atleta anche con un pianto di dolore sportivo. Ma secondo te quanto abbiamo paura al giorno d'oggi di vedere il dolore in un campione, in un atleta? Cioè perché c'è questo, mi viene da dire, perbenismo un pochino, no? Che l'atleta non deve essere vulnerabile. Ragazzi, voi che siete atleti, siete persone e quindi, per quanto mi riguarda, è questa l'aspetto principale. Se io davanti ho una persona, sto facendo un lavoro, sì, devo tirargli fuori, dei pensieri, delle reazioni in quel momento, soprattutto dopo gara, però non posso prescindere dal fatto che io di fronte a me ho una persona, un essere umano che in quel momento sta vivendo un momento di sgomento, di dolore e quindi lasciamolo esprimere. Sì, forse c'è paura, c'è non so, bisogna performare in maniera perfetta sempre e comunque, fare un po' anche un Photoshop delle emozioni? Io non credo e spero finché lavoro che faccio questo lavoro e che vivo, che questa cosa non avverrà. Ma poi mi Ma sembra il pianto fa anche parte poi della sì, ma prestazione. Ma poi delle volte anche una reazione emotiva, una cosa certo. forte, Certo. Ma poi io, più volte nelle varie discussioni che si sono sollevate su interviste, metodi di fare domande, eccetera, io ho sempre preso le parti tue e di chi fa domande ed espone le emozioni degli atleti perché, come hai ben detto, da atleta ci sono stato davanti al microfono e tutte le volte in cui mi sono trovato a mio agio e ho lasciato uscire quello che avevo dentro, le emozioni, ho ricevuto poi dal pubblico un'ondata di forza, sei bravo, cioè c'hai non lo fatto so. emozionare, cioè quindi questo, tirar fuori appunto anche un'emozione negativa, secondo me è un qualcosa che torna anche Basta che all'atleta. sia vera alla fine.
E poi ragazzi, in quello è un momento, lo sapete, voi lo vivete da di là, io l'ho percepito ormai dopo tanti anni. Quello è un momento in cui dopo gara delle volte si spegne anche il cervello, Certo. oppure escono fuori anche delle sensazioni e delle emozioni che voi magari in quel momento non riuscite a gestire, credo. No, Insomma, no, assolutamente. sono momenti forti. Eh sì. E infatti, diciamo, dichiarazione a caldo. Poi ci sono anche le dichiarazioni a freddo, no? Un pochino più ragionate, però il bello della zona mista è questo, secondo me, riuscire a vedere la reazione, che sia positiva o negativa, di un campione, perché entrambe possono ispirare, entrambe possono essere di insegnamento per chi guarda. Magari mi viene da pensare a un bambino che sogna di essere lì un giorno. Sì, o interessanti comunque per chi guarda. Certo, ma anche vedere insomma il proprio idolo commuoversi, cioè comunque secondo me restituisce quell'umanità che un po' manca allo sport, cioè siamo sempre a parlare di salute mentale negli sportivi, che gli si chiede di vincere sempre, poi diciamo c'è qualcuno che ha la dote, la capacità, la competenza per tirar fuori le emozioni, per far vedere che gli atleti hanno le loro fragilità e una parte, secondo me, che capisce la materia o comunque che va un po' più a fondo, apprezza, e poi c'è la parte che si ferma e dice: "Ah, che indelicata la giornalista", cioè, capito? D'altra parte io qualcosa devo fare da quella parte, che faccio, sto muta e dico: "Sì, e allora?" Cioè E uno No, in quel non momento piangere, si non chiu piangere perché se Dai, sei bravissimo cucciolo, cioè nel senso, siamo adulti, voglio dire, no, Sì, assolutamente. A Parigi, per esempio, c'è stato il caso Pilato, che ti ha visto protagonista di un'ondata web, possiamo dire, di feroce, di odio, negativa. Come hai gestito quel momento a livello mentale tuo, ma anche ma anche professionale? cos'era successo per chi non se lo Tra ricorda. l'altro, Matteo è arrivato in tue difese, anche c'era stato l'altro episodio della Di Francisca, insomma, c'era stato un po' di bufera per questo quarto posto per un centesimo. Ragazzi, io sono rimasta scioccata dall'ondata di odio, è stato difficilissimo, lo ammetto, io sono essere umana. Sono rimasta veramente scioccata dall'odio, diffuso, violento. Io poi sì, sto sui social, ma neanche ci sto troppo. Io l'ho scoperto perché una mia collega la mattina mi ha scritto un SMS, un WhatsApp dicendomi: Elio, comunque sia, sto con te." Ho detto: "Oddio, ma che sarà successo?" Ho digitato il mio nome, Olimpiadi, e ho scoperto che la gente in quel momento mi stava odiando, perché avevo avuto evidentemente malaugurata idea, una volta che, Benedetta era uscita dall'acqua dopo aver perso una medaglia per un centesimo, che per carità capita, un quarto posti sono tutti onorevolissimi, però insomma c'era molta attesa nei suoi confronti, ma comunque era arrivata estremamente gioiosa per questo quarto posto. Forse, cioè non lo so, ho avuto la sensazione fosse un po' troppo, ma è una mia sensazione, per cui le ho chiesto: "Ma davvero sei così felice?" Ma non volevo assolutamente insultarla, e lei mi ha spiegato, e ci stava anche, veniva da un momento molto difficile, era stato un anno difficile per lei, cambiamenti, cose, problemi fisici, eccetera, eccetera, che quindi un quarto posto comunque la rendeva felice, ma andava bene così, era solo per sollecitarla. Certo, perché in quella stessa intervista io ricordo tutta la vicenda, come ben detto mi sono anche esposto in un momento in cui gli atleti avevano una voce potentissima, io sono stato ripreso dalla 7, Sì, da sì. Rai, da tutti come dichiarazioni eccetera, ho fatto una storia dicendo, cioè un conto è chi da uno studio dice questa ci è o ci fa, un conto è qualcuno che ti chiede ma davvero sei felice e ottiene una spiegazione della felicità. E quindi, cioè, se lei avesse detto: "Ah, anche noi siamo felici", brava, finita l'intervista, cioè che cosa aggiungi? Che For cosa ma racconta infat Benedetta in quel momento? Niente. Ma infatti la mia sfortuna è stata che la mia intervista è stata riproposta in studio e E poi è altre stata persone hanno detto commentata. altre cose. La cosa che mi fa piacere è che io subito, quando ho scoperto tutta questa cosa, quello che stava succedendo su tutti i social, ho scritto a Benedetta, ho detto: "Guarda Benedetta, io non avevo nessuna perché io non sapevo che c'erano stati fatti commenti in studio. Io rimanevo con la mia intervista, che non mi sembrava di aver fatto niente di strano, niente di diverso rispetto al solito." Mh-mh.
E Benedetta mi ha detto: "No, no, tu non c'entri niente, mi dispiace che tu ci sia rimasta Nel in mezzo. mezzo". E questo comunque mi ha rassicurato, perché era la cosa che mi sarebbe dispiaciuta di più. Successivamente non è stato facile gestirla questa cosa, ragazzi, ve lo dico. Cioè, io il giorno dopo dovevo andare a fare le interviste alla marcia, dove tra l'altro Stano è arrivato quarto per 1 secondo dal podio, 3 secondi dalla medaglia d'oro. Rammaricato quindi, perché era rammaricato, soddisfatto perché aveva avuto un infortunio grave e quindi aveva avuto poco tempo per prepararsi, però quando stai a un passo dal podio comunque c'è rammarico. Certo, 1 secondo, 1 centesimo. Quindi insomma la mia domanda non era così diversa, assurda. certo. Però ecco, ho avuto un attimo la mattina molto presto, ho detto: "Oh mamma mia, adesso devo fare un'altra intervista". Non sapevo che sarebbe arrivato quarto, ma ho detto: "Ora devo fare altre interviste ad altri atleti". Ho detto: "Sii te stessa, fai come al solito". È durata un attimo, però c'è stata questa cosa e mi ha dispiaciuto, però c'è stata, lo ammetto, non ho Vabbè, però problemi ad è ammetterlo. anche saggio e apprezzabile che comunque una giornalista con la tua esperienza si metta anche in In discussione. discussione, Poi, esatto. secondo me, hai fatto bene a dire io sono questa, anche perché nel caso specifico, cioè io lo dico a tutto il nostro minuscolo pubblico, cioè tu non meritavi niente di quello che è arrivato, perché No, secondo me era un'onda di odio che doveva essere direzionato a chi ha parlato sì, in studio. allora Ma infatti c'è secondo me si è creata anche un po' di confusione, Sì, negli perché uno pensava spettatori. fosse che una ero un stata io a dire delle cose Sì. negative, ma non era stato. Ma sapete cosa c'è? Che poi l'Olimpiade in particolare è un evento planetario che prescinde un po' dallo sport, per cui la guardano persone che magari non conoscono né voi atleti né noi intervistatori o telecronisti, eccetera. Per cui tutti si sentono in diritto di dire la propria, magari si attaccano al commento di chi c'era prima, non lo so, comunque sia andata, per me è stata una cosa difficile da vivere, so' contenta di averla superata e di aver fatto come faccio di solito, cioè di aver continuato a lavorare come lavoro, che non è detto che debba piacere, perché, siamo è sempre la solita storia, siamo umani, non siamo automi, abbiamo un nostro modo di vedere e di fare le cose, può benissimo non piacere. Questo mi accende una citazione all'episodio che abbiamo pubblicato con Thomas Ceccon, che anche lui diceva: "Io sono me stesso, posso piacere o non piacere, Ma dico quello che ma dico penso. quello che penso". E secondo me alla fine è anche Sì, una lezione, perché oggettivamente per chi fa il tuo lavoro è esposto da una vita a tutti, perché sostanzialmente il tuo lavoro è farti guardare dalla gente e raccontare quello che vedi, e non è semplice avere la forza e no, la risolutezza di dire: "Io faccio il mio, spero di piacere". sì. Ehm, Rispetto a Thomas magari io ho delle caselle dove mi devo, cioè chiaro. non è che posso andare Vabbè, in zona mista, cominciare magari a mandare a quel paese le persone, cioè ci no, sono, vabbè, però, sì, cerco di essere di te essere stessa. me. Ma te ti rivedi mai nelle interviste? O Poco, però a volte sì, perché mi servono anche per montare i servizi, quindi mi rivedo. e c'è mai stato un momento in cui magari ti sei domandata: "Qui forse ho sbagliato a porre questa domanda", oppure Adesso non ti dico quale episodio specifico, però è ovvio che ti rivedi. Ricordo che quelle cose sono tutte in diretta, non è che io c'ho un copione sì, scritto. sì, ti Delle volte perdoni. una stessa domanda la puoi fare in 2 modi diversi, magari in quel momento non ti viene esattamente come l'avresti voluta fare, quello sì, ci sta. E invece allora Benedetta abbiamo detto era arrivata felice per questo quarto posto, ma quando capita invece un atleta disperato, mi vien da dire, per una medaglia mancata, che sia d'oro, d'argento o di bronzo, e tu sei l'unica persona a cui quell'atleta consegna il proprio dolore, quel momento come lo gestisci? Improvvisi? Sempre Hai la sì, tua no, idea? no, a impro è Sempre. sempre non c'è niente di scritto, perché le cose succedono in quel momento. Proprio, no, lo dicevi, interviste a caldo. È successo poco prima e io non posso avere la preparazione o tipo uno schemino: "Allora se vince gli domando questo, Questo. se perde", Esatto. no, no, Vai a braccio. vado a braccio, sì. E quando un atleta appunto è talmente
Triste, oppure capita anche che gli atleti non si presentano, magari te sei lì che lo aspetti e da Mh. quanto è arrabbiato non passa. Ma di solito alla fine Passano passano tutti. sempre. No, cioè delle vo sono stata a seguire adesso eravamo a Golfo Aranci, Ivan Giovannoni è arrivato quarto, lui romano, ha detto: "Io ho proprio rosicato per 'sto quarto posto". Quindi, cioè, Poi bisogna stare attenti perché in zona mista non possiamo dire le parolacce. È no. capitato delle volte A te Io quando ti si devo è rotto il costume. qui le possiamo se dire s a no, Glasgow 2018 mi si ruppe il no. costume e dissi in diretta cazzo mi si è rotto il costume e lei E io bip, bip, non si può bip. dire. Eh sì, perché io sai, stranamente, questa cosa è strana da percepire. Io sono responsabile pure di quello che dite voi. Ah, Hai vedi? capito? Quindi non dite Ma pensa parolacce. te. Ma pensa a Grazie. te, ma responsabile della serie che qualcuno può Lo dire gestisco io il sì, microfono, ora non è successo mai niente, però comunque certo. noi siamo responsabili di Questo quello non lo che sapevo. si dice Infatti hai al nostro l'orecchio microfono. l'orecchio allenato alle parolacce. Sì, Perché ci sono No, delle però volte. immagino che se tu hai il microfono davanti a uno che inizia a sparare a zero, magari Beh, magari glielo trovare il modo di levo. dire no, vabbè, questo Certo. perché Però delle volte, sono improvvisi, magari un eh. intercalare, una parolaccia qui, una parolaccia lì, nel momento di rabbia ci sta. Ci sta, però insomma noi andiamo a casa di tante persone, c'è chi magari non gradisce, adesso a parte gli scherzi tra di noi, insomma noi dobbiamo ricordarci che andiamo in quel rettangolo e tu hai persone di tutte le età, con diverse culture, con diverse sensibilità e quindi bisogna cercare di dare una comunicazione neutra. pulita. Sì, pulita. Pulita, bello. Ma, in tutti gli anni del tuo lavoro hai visto, nascere, splendere e anche diciamo, tra virgolette, "spegnersi", carriere incredibili accompagnate dall'inizio alla fine. Mi viene da pensare, non lo so, Federica Pellegrini, insomma che è una nostra compagna di nazionale, è Eh stata per sì. tanti anni e si può dire che tu in un certo senso, come tante persone che lavorano accanto agli atleti, vedi proprio tutta la parabola. Com'è vedere dalla È ragazzina alla donna, È bellissimo, ragazzi, è bellissimo, perché vabbè, ti dà la percezione dei tuoi anni, dei miei che passano, anche se io sono ragazza per sempre, pure se il corpo non mi viene dietro, io mi percepisco ragazza per sempre, ma secondo me perché sto molto a contatto con con i voi. giovani? Ma a parte questi scherzi, è bellissimo seguire le vostre carriere di chi son riuscita a seguire da quando ha iniziato, per esempio Federica aveva 15 anni, Federica Pellegrini, fino a quando ha smesso lì a Riccione, e poi insomma vabbè adesso poi ci si incontra in altre vesti. Però è bello perché le persone vedi crescere le persone, trasformarsi. Federica è diventata una donna consapevole, era una ragazza un po' timida, all'inizio, anche non amava particolarmente esprimersi, adesso insomma, Buca lo buca schermo. lo schermo in maniera e non solo quello. Bello comunque. C'è stato un atleta che ti ha regalato una risposta spiazzante che ha ribaltato la percezione che avevi del campione? No, direi di no, dai. No. Non mi viene in mente niente, quindi credo di no. Talmente abituata a Vabbè, ma vivere d'altronde se uno prende l'insider. l'aereo e va a raccontare Bolt, intervista la mamma di Sì. Phelps, Sì, sì, eccetera, c'ha degli diciamo standard è difficile un po' assurdi. Non mi prendete in giro, No. Ho fatto anche un sacco di altre cose interessanti che magari voi non avete visto. Ho seguito i giochi delle donne islamiche Ah, a Teheran, dove adesso sta succedendo quello che sta succedendo, interessantissimo. Oppure ho seguito le maratone nel deserto, Si tutte sporta cose. a tutto tondo. allora cambia la domanda. Quale di queste Ah, esperienze ti ha lasciato qualcosa? Tolto Bolt che abbiamo Tolto Bolt, il Phelps, i certo. supercampioni, queste esperienze Beh, qui, questi sono stati molto interessanti. Ripeto, stavo citando i giochi delle donne islamiche che sono chiaramente a porte chiuse, non so neanche se li facciano ancora, ma erano come dei giochi olimpici, dei mondiali a porte chiuse dove le donne islamiche di vari paesi, si faceva a Teheran, potevano gareggiare finalmente un po' libere rispetto a velo e tutto. Solo l'inaugurazione poteva avere il pubblico, okay. perché erano vestite, loro passavano con le loro bandiere, eccetera, eccetera.
è stato molto interessante capire anche da vicino quanto la percezione dell'islamismo al femminile sia diversa a seconda dei paesi. E invece la maratona nel deserto? Nel deserto, una fatica, ma erano altri anni, non lo rifarei perché poi alla fine dormi per terra, Che anni nel sacco erano? a pelo. 2000, 99, Ok. 2000, insomma. Sì, Questa insomma. potrebbe essere un'esperienza alla Omar Di Felice, uno dei nostri ospiti che è No, andato ma in bicicletta nell'Antartide, quindi c'è queste ma esperienze. ragazzi è in autosufficienza alimentare, non per noi che la seguiamo, però, anche la stampa che la segue dorme comunque in tenda, ti affidano un'auto con autista e se tu devi partecipare la sera alle riunioni per capire l'itinerario, sei tu giornalista che deve dare indicazioni al berbero che guida, almeno prima era così. No, una Madonna. difficoltà che se Assoluta. sbagli, sbagli. No, vabbè, comunque insomma fa parte del gioco organizzato da francesi, e insomma chi la fa, chi la corre, anche quella è un'esperienza anche umana interessante, perché ci sono un ristretto gruppo che lo fa per vincere, ma molti lo fanno, io l'ho definita quasi una specie di psicoterapia di gruppo, perché ti metti veramente a nudo, dormono loro nelle tende aperte, l'organizzazione ti fornisce solamente l'acqua e i farmaci e l'assistenza sanitaria e poi invece ti alimenti con quello che tu hai dichiarato all'inizio di questi 8 giorni nel deserto e quindi ti gestisci i tuoi alimenti così. No, vabbè, una cosa Assurdo. interessante, molto interessan Ma, tu abbiamo raccontato, di come hai assistito alle parabole di grandi campioni dall'inizio allo svolgimento alla fine e possiamo dire che comunque hai raccontato intere generazioni. Noti una differenza fra gli atleti di ora e gli atleti del passato? Magari, non lo so, proprio in come si esprimono, in Sì. quanto danno da un punto di vista emotivo? Sì, no, soprattutto meno problemi a relazionarsi con un microfono o con qualcuno che ti fa delle domande. Cioè si percepisce che il fatto che molti comunque, fanno video per conto loro, magari appunto per Instagram, per quello che gli pare, c'è meno problema ad esprimersi, c'è Mh-mh. più fluidità, meno timori anche a svolgere quel ruolo dell'intervistato. Quindi Questo sì. è un po' più facile che si aprano magari rispetto a prima, questa è la cosa che noti di Sì, più. sì e no, però è proprio nell'esposizione, insomma, c'è meno timore a mettersi lì a raccontarsi. Bello. E dopo 30 anni appunto passate a fare Mh, interviste in giro per il me lo dici mondo. così mi fai sentì sempre più vecchia. Questa è una Dopo tanti anni. Dopo dopo tanti no, anni. 30, vabbè Questa dai, è mi una prendo i 30, domanda filosofica, trabocchetto, diciamo. No, no, filosofica. Dopo tanti anni in giro per il mondo a fare interviste, c'è qualcosa che hai imparato sugli esseri umani in generale che tramite un altro lavoro non avresti potuto mai imparare? Cioè non sull'atleta, proprio adesso sull'umanità, sugli non ti esseri umani. saprei non ti so fare un elenco di cose specifiche. Sicuramente mi ha insegnato, mi ha dato indicazioni per capire sempre meglio comunque le persone. Questa è una cosa che io ho da sempre, riesco a mettermi in comunicazione che ho con chi ho di fronte in maniera abbastanza facile o comunque a percepire, magari non vengo percepita così perché tutti siete diversi, tutte le persone son diverse, ma io ho abbastanza sento le persone. E sai E leggere. sì, di solito sì. E Decisamente. questo chiaramente si è acuito nel tempo, avendo a che fare con persone di tantissimo diverse, che fanno cose diverse, che vengono da paesi diversi, quindi non c'è un elenco di cose che io ho imparato, ma la comunicazione è sempre più stretta, più così. Ma, in questa eterna lotta che c'è fra sportivi e giornalisti, come si sente sempre: "Ah, i giornalisti fanno, i giornalisti dicono quello che Abbiamo vogliono", parlato anche nell'ultimo episodio con Thomas Ceccon. andatelo a rivedere ovviamente. Lui ci ha detto: "I giornalisti giustamente fanno il loro lavoro". Tu noti un cambiamento, non tanto proprio del lavoro magari del giornalista, ma anche del pubblico, cioè,
questa quasi eccessiva attenzione al sentimento dell'atleta, cioè è importante la salute mentale, le pressioni esterne, però mi viene da dire Maradona, Phelps, non lo so, Bolt, questi super mega campioni sono campioni perché sono anche riusciti a fregarsene un po' di quello che li circondava. Tu hai registrato Vabbè ragazzi, ma adesso un'evoluzione? è tutto così, è tutto estremizzato, tutto. E quindi anche molta gente si riempie anche la bocca di questi concetti, salute mentale, poi magari invece non ci si sta attenti a come stanno gli atleti piuttosto che non lo so, insomma, io credo che delle volte ci si non so non riesco a esprimerla 'sta cosa. Troppa attenzione, è come quasi che si svuoti di significato quel concetto di attenzione alla salute mentale, perché viene Troppa tutela. troppo tutelato, ma è ovvio che bisogna tutelare le persone e quindi anche la loro salute, è normale. Chiaro. Però che non diventi una cosa anco Patinata. sterile o patinata. Infatti questo io l'ho proprio detto nell'episodio di Thomas, che io apprezzo tantissimo di lui e che ormai è veramente, non lo so, un unicum perché dice davvero quello che pensa, mentre se mi chiedono cosa ne penso di Lorenzo, e Lorenzo mi sta sulle palle, io dico: "No, Lorenzo è un grande campione, un esempio, eccetera". Però per chi guarda sta roba dice: "Sì, ma non c'è mai uno arrabbiato, non c'è mai uno che ti sta sulle scatole, non c'è mai". Quindi ti sto sulle palle. Totalmente, si sa. Ovvio, si vede, si percepisce Però anche. però questo secondo me è un po' la stessa cosa, cioè che si arrivi a dire: "No, poverino", per tutto, allora non es se uno non può parlare di niente, automaticamente chi magari vive quella roba lì si sente ancora più sbagliato perché nessuno sta male, nessuno è triste, nessuno gli fa schifo, nessuno non gli piace Secondo me è un il suo problema che sport. parte anche dalle famiglie. Mh, Nella scuola, non lo so, quante volte si sente dire 30 anni fa se il professore diceva una cosa, era quella. il genitore dava retta al professore, ora si contesta tanto anche quello che viene detto dalla scuola Beh, dal professore. anche in maniera molto violenta, visti gli Esatto. ultimi episodi. Esatto, quindi mi vien da pensare che magari una parte di questo problema è l'eccessiva tutela dei genitori nei confronti dei loro figli, quindi poi si diventa sempre più intolleranti a questo genere Ci di sta, è un argomento scivoloso. Siamo curiosi di Sì, sì. sapere nei commenti è che un cosa argomento pensa che scivoloso perché comunque i problemi esistono davvero, come trattarli? Non te lo saprei dire non te lo saprei dire, però forse sì, l'abbiamo detto prima, in maniera un po' meno patinata e un po' più trattarli, reale, un po' più esatto, reale. è questo secondo me, cioè trattarli, perché poi a evitare la domanda perché poverino, evitare questo, alla fine secondo me chi veramente magari si trova in una situazione che può beneficiare di qualcuno in televisione che la sta passando e la espone, gliene privi, capito? Ora non so, vabbè, Vabbè, vabbè. è tanto complesso. ampio, è ampio, È molto scivoloso, ampio, molto scivoloso, intricato. ha 1000 sfaccettature. Esatto. Com'è stare dall'altra parte a questo punto? Con voi mi sto divertendo. Vedi. Registriamo con piacere, bravo, anche se mi stai sulle palle. Ma qual è, il sogno o non lo so, l'hobby, la passione, il progetto che hai messo da parte per seguire questa carriera? Se ce n'è uno. Ma rimettermi a disegnare, a dipingere, perché era una cosa che facevo. Per un anno l'ho anche fatto di lavoro, dipingevo su tessuto, ma questo molto prima delle relazioni pubbliche e di tutto. Mi piace avere a che fare con i colori, mi piacciono i colori. E questa cosa a me interessa tantissimo. Mi Ah, pare che tu me la dicesti in qualche no, non lo occasione, in so, qualche gara. può darsi. E com'è nata questa passione? Quella è proprio istintiva. Ah, E ecco, da quando ero piccola mi piaceva disegnare, mi piacevano i colori, mi piaceva dipingere, non ho nessuna scuola per quello, lo autodidatta. faccio sì, autodidatta, da sola per esempio mi incuriosiva questo fatto di poter dipingere sul tessuto. Poi l'ho perfezionato e ho preso i pennelli, i colori e l'ho cominciato a fare. Poi invece ho collaborato con una persona che usava questa tecnica strana che usa Livio De Simone, quell'artista di Capri, che sono dei tubi cavi di ottone dove si mette il colore e in base al movimento del polso si fanno dei disegni. Ma è una cosa molto interessante.
Quindi lo faccio, ogni tanto faccio dei quadretti per i compleanni, poi mi piace anche incollare le cose, insomma mi piace fare le cose Beh, con i allora ci aspettiamo colori. un piccolo disegnino da Va mettere. bene, va Abbiamo scoperto bene. Elisabetta è stata una mancata artista. Quindi diciamo che in tutti questi anni in giro per il mondo, comunque quello che senti di aver lasciato per strada Quello. è Lo penso, ogni tanto lo penso, però poi mi sono sempre data questa risposta che, soprattutto per come ero da ragazzina un po' più timida e comunque un po' più chiusa, se mi fossi forse occupata solamente di questa parte molto introspettiva, quindi il disegno, dipingere, eccetera, eccetera, non avrei sviluppato me stessa, con altre cose, non avrei e la mia comunicazione, non avrei vissuto le cose bellissime che comunque poi ho vissuto attraverso i vari lavori che ho fatto, le 1000 vite fatte, e non ultimo questo dello sport. Quindi, sì, mi dispiace averlo lasciato, che poi in realtà è sempre un po' lì. Io c'ho un armadio con tutti i colori dentro che ogni tanto prendo, gioco, così è. Chiaramente il tempo non è tantissimo per Eh. poterlo fare, però lo faccio, ecco. Ma cosa dipingi? Su questi tessuti, ma cosa? Ma no, cose, Mm. molti cuori, mi piacciono, lo sapete, c'ho sempre Mhm. i cuori appesi, cuori sacri, non lo so, Il tuo dipende colore dai preferito è il momenti. rosso? È fucsia, Fucsia. fucsia, rossi, viola, insomma Quella gamma lì. quei range lì, questi gli anelli. Però anche i turchesi mi piacciono molto. Bello. Quindi c'è anche questo, ma non si sa poi se io lo riprendo, cioè quello è noi, sempre lì, è lì nel cassetto. quello è aspettiamo la sempre tua lì. personale per Poi, venire a sì. sostenerti. Dai. Dai, ma se tu dovessi, avessi la possibilità di fare una domanda all'Elisabetta ragazza, Mh. o e poi intervistare invece te stessa, che domanda ti faresti e che risposta ti daresti? Ragazzi, un po' marzulliana 'sta cosa, non lo so, che cosa hai fatto le scelte giuste? Non lo so. Hai che ne so, sei sicura di aver fatto tutto quello che avresti potuto? Neanche questo lo so. Ehm, Però una cosa è certa, io mi sono impegnata moltissimo e ho cercato di trarre il meglio e di dare il meglio nelle cose che faccio dal punto di vista professionale. Altre domande non mi vengono in questo momento, magari poi ci riparliamo Ce le dirai a microfoni prossimamente. spenti. Io esco, voglio uscire un attimo dalla nostra Ancora? scaletta. Io Basta. devo un Lorenzo pochino è così, uscire per dagli quello mi sta schemi. sulle palle, no? No, sì, è Devo creatività, uscire. genio Ora e anche a te, sregolatezza. esatto. Abbiamo qua l'opportunità di intervistare Elisabetta e io sono curioso di chiederti come ti sembro in zona mista? Cioè, Vuoi un giudizio no, per migliorare? no per migliorare. Sono curioso di sapere che percezione hai di me. E poi, se tu vorrai, sentiamo cosa si ricorda di te. Guarda, è tremendo, perché è vanitoso, perché lui già Lui lo vuole sa, sentirsi ma dire, lui "Sei già lo sa, bravissimo, lui lo Lorenzo." sa. No, io voglio sapere, non lo so, se hai scrutato delle sfumature o delle differenze tra quando sono contento e quando sono dispiaciuto. No, tu hai una costanza che dici sempre delle cose ragionevoli e le dici in maniera interessante, quindi sia quando sei felice che quando non lo sei. Sei un ragazzo, comunque sei sempre stato molto maturo per le varie età in cui ci siamo conosciuti, sei onesto, e poi rispetto a molti, alla maggior parte, sei sempre stato in grado di parlare di voi anche come gruppo. Sei sempre stato in grado. Hai anche accettato la mia richiesta di parlarne, perché chiaramente il vostro è uno sport individuale, quindi è abbastanza autoreferenziale Sì, e sì. siete in pochi, a spendere delle parole anche, in voi come gruppo nazionale, gruppo nuoto, ecco. Forse questo penso sia una contaminazione del nostro coach Paolo Palchetti, che comunque ci Sì. ha Ci ha fatto vivere il nostro sport come uno gruppo. sport di squadra, sì, questo sì. Matteo m'ha sempre interessato questo fatto che comunque riusciva
anche con buoni risultati ad abbracciare, a intraprendere quell'altra tua professione, cioè l'idea di fare il medico e di cavartela bene. E poi comunque anche tu mai avuto problemi nell'espressione, nell'esposizione, insomma, siete... Anzi, va bene, dai. Via. Muoviamoci perché... No, ma no, quello no, No, sto insomma, scherzando. credo sia interessante anche per chi guarda da casa, al di là di quello che può essere interessante per me. Poi c'è stata tutta la parabola da aspirante medico e dottore a poi l'ultima Certo. 3 settimane fa Sì. a Riccione. sì. Alla fine ne parlavamo a microfoni spenti. Io qualche settimana fa ho dato l'addio al nuoto e a farmi le ultime domande in televisione. Poi ce ne saranno, In speriamo, zona altre mista. Ma con certo. il camice. però Dai, vengo a sì. farti anche quello. Dai, però è stato bello, insomma, se ne parlava, emozionante. Una cosa strana, raccontavo che quando passi dall'essere in piscina per i campionati italiani, dove ti giochi la qualifica olimpica, mondiali, europei, tutto il resto, dove io ho avuto la fortuna comunque di vincere diverse volte, non vedi altro se non quel rettangolo azzurro, il blocco e il tempo che vuoi fare, devi fare. Quando invece sono passato a salutare, ho visto i visi della gente, anche il tuo, quello di Luca e Tommaso dalla piccionaia, dei tanti allenatori, di tanti ragazzi, eccetera, che prima erano comparse e in quel momento ti accorgi che fanno parte del cast, ecco, non sono solo comparse. Vabbè, Sì. basta. Momento emozione, momento emozione. Siamo in chiusura e quindi abbiamo da fare a Elisabetta una richiesta. Le chiediamo se c'è la frase di cui nessuno aveva bisogno. Ma perfetta per la vostra didascalia su Instagram. C'è Quindi- un mantra, una frase che segui come bussola durante la tua vita? Sii te stessa e sii curiosa. Bello. Questo accompagnerà la grafica di chiusura del nostro episodio. Noi il libro non te lo diamo perché hai Ce scritto l'ho! per noi, esatto. Qui c'è scritto Elisabetta Caporale, hai scritto la mia prefazione perché poi Io l'ho affidata lì a Capizzi. Lì, sì. grazie per essere stata qui. Rimani, non scappare perché c'è la sezione metodi riservata agli abbonati in cui scenderemo un pochino più sul pratico. Anche te non lo sai. No, No, tutte sorprese, non mi avete detto niente, non ma va perché bene. noi vogliamo interviste vere, quindi improvvisate. Grazie per averci ascoltato, mi raccomando continuate a seguirci su tutte le piattaforme e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao. Ciao. Ciao.